Dopo aver visto la città di Piacenza, decidiamo di visitare i castelli del Ducato di Parma e Piacenza e iniziamo con quello di Rivalta. Prenotiamo la visita guidata al nostro arrivo e nell'attesa gironzoliamo per il borgo. Il posto è incantevole, un borgo fortificato con chiesa ed edifici medievali costruiti tra il XIII e il XVII secolo. Il castello, di proprietà della famiglia Zanardi Landi, ha all'interno delle sale con esposizioni museali, quali la sala con le armi, quella con l'arte sacra e quella con le varie divise militari. Poi ci sono camere ammobiliate ed usate fino a pochi anni fa, in cui si possono spiare le foto d'epoca sulle credenze e riconoscere i personaggi storici. Per dire, la principessa Margaret d'Inghilterra è stata ospite più volte. Ci spostiamo poi al castello di Gropparello. Anche qui prenotiamo la visita guidata nel pomeriggio e nell'attesa pranziamo alla taverna medievale, che è più un ristorante chic. Io prendo cappellacci di porchetta con riduzione ala di drago, cotenna croccante e formai, mentre la Marta ravioli di cipolle caramellate con fonduta di stracchino delle valli orobiche, pistacchi e mirtilli rossi essiccati. È più il tempo di leggere il nome del piatto che quello impiegato a mangiarlo. Il castello è un misto di varie epoche storiche a partire dal 789 e formato da più edifici. La visita si sviluppa nel mastio con le stanze ammobiliate per poi salire a visitare la torre. Comunque, tutte queste scale fatte meritano un bel like al video, l'avete messo? Tornando alla visita, se vi propongono il giro del camminamento di ronda, vi avverto. Non camminerete su delle mura, ma vi arrampicherete nel sentiero che circonda la rocca. Meglio munirsi di fiato e scarpe sportive. Lasciamo il castello di Gropparello per andare a cena da qualche parte e incrociamo gli elefanti di Annibale. Decidiamo di cenare qui nel borgo di Grazzano Visconti. Altre casette medievali così carine che sembrano finte. Ah no, lo sono. Il borgo è stato costruito ex novo nei primi anni del Novecento in stile neogotico. Sembra un po' il villaggio medievale di un parco di divertimenti, con tutti i ristoranti e i negozi di souvenir, e non ero convinta di visitarlo. Ma mi sono ricreduta, è un bel posto per una passeggiata e l'aperitivo o la cena, come nel nostro caso. A dire il vero, non è tutto nuovo. Il castello è effettivamente un edificio storico costruito nel 1395 e visitabile, ma noi arriviamo dopo l'orario di chiusura, quindi non ci resta che consolarci con un tagliere di salumi a testa con gnocco fritto. Lasciamo Grazzano Visconti e torniamo in albergo a riposare e a decidere quale castello visitare l'indomani, ultimo giorno di vacanza. La scelta ricade sul castello e rocca Anguissola Scotti Gonzaga, o meglio conosciuto come Castello di Agazzano. Il complesso è formato da una rocca medievale e una villa settecentesca. È da quest'ultima che iniziamo la visita guidata. Purtroppo non si possono filmare gli interni, quindi non ho immagini delle sale con le pareti affrescate con paesaggi e degli arredi originali d'epoca. Nella rocca invece non ci sono arredi, ma se decidete di sposarvi e fare il ricevimento qui, potete dormire in una suite con camera matrimoniale, bagno e salotto, riservata agli sposi. E col castello di Agazzano finisce il nostro giro per i castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Ve ne avevo già mostrati un paio nel video del viaggio a Parma, ma sono così tanti che chissà, in futuro potrei visitarne altri. Se ve ne interessa qualcuno in particolare, scrivetelo nei commenti e magari ci faccio un viaggio mirato. Con questo siamo arrivati ai saluti. Grazie di aver guardato il video e a presto. Ciao ciao!